Stai cercando una macchina per caffè espresso che non occupi mezza cucina, che rispetti l'ambiente, che faccia un ottimo espresso? Oggi parlo della Polti Coffea S15. L'ho provata per diversi giorni e oggi finalmente posso parlarvi delle bellissime sorprese che mi ha riservato, ma anche di un paio di dettagli che dovete assolutamente sapere prima di acquistarla. Scopriamolo assieme. Sigla. Come dicevo, oggi parliamo della Polti Coffea S15 e vi dico subito una cosa, con la massima trasparenza, nonostante abbia scritto a Polti per riceverla e recensirla, non mi hanno nemmeno risposto. Certo, il mio canale è appena nato e non desta molto interesse da parte di questi grossi brands. Chiedere è lecito, rispondere è cortesia, mi sarei aspettato almeno una risposta negativa, seppure, ma in realtà non mi hanno risposto affatto, vabbè. Ho dovuto aspettare l'offerta giusta online per accaparrarmela e così per testarla personalmente per voi. Comunque sia, per rispetto nei miei e nei vostri confronti sarò ugualmente come sempre imparziale nel bene o nel male, quindi mettetevi comodi perché in questa recensione non ci sono sponsor ma solo le mie impressioni sincere dopo averla provata per bene. Vediamo insieme come va. La prima cosa che salta all'occhio appena la tiri fuori dalla scatola è quanto sia compatta. Se avete poco spazio sul piano della cucina, questa è una manna dal cielo. È stretta, slanciata e ha un design moderno che sta bene un po' ovunque. A tatto le plastiche si presentano bene, danno una sensazione di solidità e la finitura opaca non trattiene tutte le impronte. Guardandola da vicino la struttura è ben assemblata. Un dettaglio da notare subito riguarda le cromature, sono tante, sono tutte in plastica. Non c'è traccia di metallo, compresa la griglia poggia tazzina, la quale oltretutto si pulisce in un attimo e non vibra durante l'erogazione, che già è un punto a favore. Ma andiamo un po' più sul tecnico, senza annoiarci troppo. Questa Coffea S15 lavora con una pompa a 19 bar, che è la pressione ideale per spingere l'acqua attraverso il filtro in carta della cialda ed estrarre appunto tutti gli oli del caffè e gli aromi del caffè. Sulla parte superiore si trovano due tasti, espresso ristretto e caffè lungo. La cosa comoda è che si può memorizzare la quantità esatta secondo i propri gusti, così la macchina si fermerà da sola erogando la quantità desiderata. Il serbatoio dell'acqua di 850 ml è sul retro, è facilmente estraibile, è super trasparente per poter guardare facilmente il livello dell'acqua residua. Va bene, ma alla fine come lo fa questo caffè? Passiamo ai fatti. Il grande vantaggio qui è che usiamo le cialde in carta ESE da 44 mm, quindi compostabili, super ecologiche. Facciamo scorrere la serrandina superiore, posizioniamo verticalmente la nostra cialda nel vano e chiudiamo. Guardate qui la discesa, vedete la consistenza? Si crea subito una bella crema densa in superficie, dal colore nocciola, che non sparisce dopo 2 secondi. Al gusto l'estrazione è calda al punto giusto, corposa e non risulta assolutamente acquosa, anzi. Il sistema cialda su questa macchina esalta davvero la miscela regalando un sapore pulito e senza retrogusti plastici. Il bello di questa macchinetta è che unisce la praticità del sistema a capsule pulito, quindi con la sostenibilità ecologica ma anche economica delle cialde. Non ci si sporca, la cialda viene inserita dall'alto e all'apertura della serrandina viene espulsa automaticamente nella vaschetta interna che ne contiene fino a 10 circa. Ora parliamo delle funzioni che fanno la differenza. Con la Polti Coffea S15 possiamo regolare la lunghezza dell'espresso ristretto e del caffè lungo, ma non solo, possiamo regolare anche la temperatura del caffè su 3 livelli. Vediamo come. Accensione. Basta premere un tasto qualsiasi, quindi o quello del caffè ristretto, dell'espresso ristretto o quello del caffè lungo. Spegnimento si premono entrambi contemporaneamente per 3 secondi. Oppure si attende 25 minuti e va automaticamente in off, si spegne automaticamente. Come si regola la lunghezza del caffè? Quando la macchinetta è accesa e pronta all'erogazione, inseriamo la cialda, premiamo per 5 secondi il tasto relativo al caffè che vogliamo modificare, quindi ristretto o lungo. Il tasto lampeggerà rapidamente e il caffè verrà erogato. Alla lunghezza desiderata ripremiamo nuovamente il tasto per fermarla e così si fermerà e memorizzerà la quantità per tutte le volte successive che lo utilizzeremo. Regolazione della temperatura. Con la macchinetta spenta questa volta premiamo per 3 secondi il tasto espresso, quello a sinistra, per diminuire la temperatura, mentre premiamo per 3 secondi il tasto destro, quello del caffè lungo, per aumentare la temperatura. Così facendo il tasto interessato lampeggerà in rosso come conferma dell'avvenuta modifica. In conclusione, cosa mi è piaciuto?
Innanzitutto l'ottimo aroma e corposità dell'espresso risulta denso, cremoso e alla giusta temperatura. La compattezza della macchina, 10 cm di larghezza, è un vero record unico. L'estetica e la praticità. Ora però arriviamo alle note dolenti. Cosa non mi è piaciuto invece? Il serbatoio dell'acqua l'avrei preferito ancorato un po' meglio, perché ha soltanto l'ancoraggio dove si inserisce, ma non ha una guida che lo tiene fermo oppure un secondo ancoraggio, quindi magari urtandolo si può comunque togliere. A parte questo è una piccola cosa. La griglia della tazzina si vede che è in plastica, a differenza degli altri profili cromati che non si nota. La durata del preriscaldamento circa 37 secondi e l'auto off, lo spegnimento automatico in 25 minuti mi sembra un'eternità. A parte questi aspetti che ritengo secondari, la Polti Coffea S15 è promossa a pieni voti e la consiglierei senza riserve. Diciamo che i 140 euro di listino li trovo eccessivi, ma in offerta, come l'ho acquistata io a 100 euro, è una vera occasione da non farsi sfuggire. Se vi è piaciuta e volete dare un'occhiata al prezzo aggiornato o magari prenderla, vi ho lasciato il link di affiliazione Amazon qui sotto nella descrizione del video e nel primo commento fissato. Acquistando da lì supporterete il canale senza spendere un centesimo in più e per me significa tantissimo per continuare a portarvi queste recensioni oneste. Lasciate un bel mi piace se il video vi è stato utile, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi test e fatemi sapere nei commenti che cialde usate di solito a casa. Io sto usando le Gimoca rosse e sono ottime. Non dimenticate di visitare il mio sito web www.battitech.com dove troverete recensioni, guide all'acquisto, occasioni e offerte che ho personalmente selezionato. Ci vediamo al prossimo video, ciao!